Aggiornamento di calciomercato Inter, il punto con le ultimissime news sulla difesa, focus totale sul reparto arretrato dove sono in corso dei ragionamenti con due scenari diversi per la pianificazione, il sogno di un colpo importante come fu Pavard la scorsa estate, l'ipotesi più concreta e raggiungibile dall'altra parte di un affare low cost di completamento e anche un nome nuovo molto interessante accostato proprio nelle ultimissime ore. Da 2 settimane abbiamo iniziato qui su Passione Inter una serie di approfondimenti per cercare di anticipare le mosse del mercato estivo e raccontare come ci si sta preparando quindi all'estate in cui si costruirà la rosa dell'Inter 2024-2025 e in questo episodio allora è il momento di parlare in modo particolare della difesa. Per cui ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale con il click sul tasto iscriviti. Partiamo subito con le notizie, andiamo diretti perché c'è davvero molto da dire, voglio aggiungervi sopra anche un po' di mie opinioni personali. Non includo qui la questione portiere che abbiamo già trattato qualche settimana fa in un contenuto a parte, faremo un aggiornamento poi nei prossimi giorni. Vi parlavo per quanto riguarda la difesa di due scenari sulla retroguardia nerazzurra, due scenari dove più di qualcosa comunque si sta muovendo. Da un lato c'è uno scenario per cui starebbe spingendo anche Simone Inzaghi, ovvero l'aggiunta di un ulteriore difensore alla rosa attualmente a disposizione, quindi avere un giocatore in più. Ricordiamo che di fatto c'è un buco numericamente parlando alle spalle di Bastoni che viene riempito all'occorrenza da Acerbi, su cui ci sono delle valutazioni in corso di cui parleremo tra poco, o più spesso da Carlos Augusto in quella posizione lì. Poi Di Marco spesso ha bisogno di ricambio sulla fascia e quindi devi dirottare anche Darmian da quella parte. È una situazione che fin qui per questa stagione è andata più che bene, l'idea però sarebbe appunto quella di andare ad aggiungere un altro giocatore. Non a caso si stava trattando, lo ricorderete, Thiago Giallo di cui si è parlato tantissimo, da poter prendere a parametro zero dal Lille al termine di questa stagione e invece poi lo ha comprato la Juventus come sappiamo, che tra l'altro pare che a fine stagione possa andarlo a prestare altrove addirittura, quindi qualcosa non sta funzionando benissimo con Thiago Giallo. L'altro scenario, tornando sull'Inter però, che ci interessa e che in realtà devo dire al momento sembra anche quello più percorribile, quello più probabile, è relativo all'ingaggio di un nuovo difensore, ma soltanto in caso di uscita di uno dei giocatori in rosa. Quindi non uno in più, come si vorrebbe nel primo scenario, ma uno al posto di un altro. E in questo senso, considerando che Darmian ha rinnovato il contratto, De Vrij ha un contratto fino al 2025, difficilmente lo vedremo fuori ed è ancora meno probabile che parta Pavard, ecco, ci sono dei nomi da tenere d'occhio. Bastoni innanzitutto, perché lo sappiamo ormai tutti i principali club europei sono lì, lo tengono d'occhio e quindi è sempre una situazione da tenere sotto osservazione, ma ha un contratto fino al 2028 e l'Inter non vuole cederlo, né lui, da quello che sappiamo, vuole lasciare l'Inter, vuole lasciare Milano, quindi possiamo stare in questo momento relativamente tranquilli su Bastoni. Occhio magari a Bissek, ne parlavamo qualche mese fa, che con la sua crescita, non essendo un titolarissimo assoluto in questo momento, però ha messo in mostra delle doti che magari dei club di Premier League soprattutto possono attenzionare in maniera importante. Sappiamo che i club di Premier League possono mettere sul piatto soldi che fanno gola, ma il vero giocatore in bilico o comunque sotto osservazione è Acerbi, chiaramente. Acerbi che è in scadenza di contratto 2025, si erano diffuse delle voci su un rinnovo che per ora ci vengono smentite, al di là di quello che è stato il caso Juan Jesus, che comunque delle frizioni le ha create per come è stato gestito e mi sembra evidente. Acerbi comunque va verso i 37 anni, quest'anno ha avuto in stagione praticamente 2 mesi di stop muscolari in totale e quindi qualche riflessione è imposta sicuramente. In questo scenario non diamo Acerbi ancora fuori, anche comunque per quanto è importante per Inzaghi, ma anche per caratteristiche è puramente l'unico vero marcatore vecchio stampo che c'è in squadra in questo momento. Delle riflessioni però sono sicuramente in corso e devo dire che questo lo si evince anche da quelli che sono i movimenti in entrata del come l'Inter si sta muovendo tramite sondaggi intermediari e operazioni che più o meno sta cercando di imbastire, nel senso che al di là
delle incertezze che ci sono sulla proprietà e tutto il resto, la dirigenza dell'Inter si sta attivamente muovendo sul mercato dei difensori e ve lo stiamo raccontando già da qualche tempo. Anche qui ci sono degli scenari su più livelli da considerare. Il primo è quello di cui hanno parlato diversi giornali anche qualche giorno fa, ovvero la possibilità di concretizzare quest'estate un investimento importante in difesa come fatto un anno fa appunto con Pavard. E in questo caso, come dicevamo la scorsa settimana, è abbastanza chiaro che se penso al modus operandi della dirigenza, diciamo della linea intrapresa con Marotta all'Inter, il nome di Buongiorno del Torino è probabilmente quello sempre in prima fila nell'identikit dei preferiti, oltre al solito Scalvini che tra l'altro si è infortunato in questi giorni. C'è l'ipotesi Skurx, poi che l'Inter aveva sondato anche l'anno scorso, difensore olandese, anche lui del Torino, sempre classe 99, sta rientrando da un brutto infortunio. Si è parlato pure di Bigliol dell'Udinese, che tra i tre è quello che personalmente mi esalta un po' meno probabilmente. Tutti i nomi che comunque richiedono un investimento più o meno significativo. C'è da capire se sarà possibile eventualmente imbastire delle operazioni strutturate, diciamo, con giocatori in cambio o formule particolari. Con l'Udinese immagino di sì, visto che per esempio già l'anno scorso l'Inter stava mettendo in piedi l'affare Samardzic inserendo Fabian. Col Torino è più da vedere. Sarebbero comunque operazioni che in ogni caso ti tolgono una parte di budget rispetto ad altri investimenti che potresti fare in altri reparti e in particolare magari in attacco, dove ecco, a sensazione ad oggi sembra che si stia ragionando di spostare lo sforzo economico non tanto sul reparto arretrato quanto piuttosto proprio sull'attacco, cioè giocarsi la fiche, quella che l'anno scorso alla fine ti sei giocato sul difensore, questa volta si ragiona sulla possibilità di spostarla davanti per avere un reparto d'attacco più profondo. E allora, in questo caso, occhio a dei possibili parametri zero o operazioni low cost per andare a completare la difesa, e sotto questa scenario ci sono due nomi soprattutto da tenere d'occhio. Il primo è quello di Mario Hermoso, quasi 29 anni, dell'Atletico Madrid, sempre più lontano dal rinnovo perché vuole provare una nuova esperienza. Di piede mancino, in qualche modo si può adattare al centro della difesa, ma io lo vedo più a sinistra nella casella di Bastoni. È un nome di cui parliamo già da diverso tempo, ve lo raccontiamo da oltre un mese, adesso ne stanno parlando un pochino tutti. Qualcuno su Hermoso dirà: ma non viene all'Inter per fare panchina, soprattutto con un ingaggio importante. È un'osservazione logica che comprendo, ma uno degli obiettivi del prossimo mercato estivo dell'Inter sarà proprio quello di avere più cotitolari, per dirla alla Marotta, perché si giocherà tantissimo la prossima stagione, si giocherà tantissimo con tante partite ravvicinate e non si possono spremere i titolarissimi. Lo stiamo vedendo soprattutto quest'anno, in questo punto della stagione che stiamo commentando. Per cui guardate il caso Carlos Augusto, che secondo me è abbastanza emblematico. Lui sarebbe, tra molte virgolette, un panchinaro di quest'Inter, Carlos Augusto, eppure ha giocato fin qui 38 partite. Quindi spazio, soprattutto l'anno prossimo, ci sarà e ci sarà per tutti. L'alternativa è Lloyd Kelly del Bournemouth, altro difensore mancino molto forte fisicamente, scadenza di contratto a fine stagione, classe 98. Su entrambi, Kelly ed Hermoso, mi dicono che comunque è soprattutto il Milan, oltre alla Juventus, la rivale più insidiosa in Italia soprattutto. Come vi dicevo in apertura, però, c'è anche un'altra ipotesi che è spuntata in queste ore con un nome nuovo, e il nome è quello di Olivier Boscailly, credo di aver pronunciato correttamente, classe 1997 del PSV Eindhoven, difensore francese, anche lui di piede mancino, è in scadenza di contratto nel 2025, quindi c'è la possibilità di andare a trattare un po' al ribasso, perché altrimenti il PSV rischia di perderlo a parametro zero tra un anno, e sta giocando principalmente da difensore centrale sinistro in una difesa a 4, quindi in un sistema di gioco differente da quello dell'Inter, però lo sta facendo intanto in una squadra dominante in Olanda come il PSV Eindhoven, quindi sta interpretando il ruolo in maniera molto moderna, spingendosi anche in avanti, allargandosi, partecipando alla costruzione, partecipando al gioco. È bravo con i piedi. In fase difensiva lo trovo molto intelligente, soprattutto nelle letture, nel posizionamento, e nonostante sia alto 1,80 m circa, non molto di più, per un difensore non è
un'altezza elevatissima, ha però anche una buona abilità di testa, quindi caratteristiche molto molto interessanti. È chiaro che il salto dalla difesa olandese a quella dell'Inter è sempre un po' da misurare, ma è un giocatore che mi dà proprio l'idea di essere un giocatore su cui Inzaghi ci può lavorare bene per modellarlo in maniera interessante, o da terzo di sinistra, visto come interpreta il ruolo anche lì in Olanda, oppure, perché no, proprio da centrale in una difesa a 3. E allora, andando verso la conclusione, probabilmente ci sarebbero anche dei profili più forti da andare a prendere in circolazione rispetto a questo Boskagli, che è uscito nelle scorse ore come giocatore su cui l'Inter avrebbe messo gli occhi, però la possibilità di prendere un giocatore dall'estero, di esperienza internazionale, visto che comunque non è proprio giovanissimo, ma è nel pieno del suo sviluppo, fuori un po' dal solito giro, un giocatore su cui si può lavorare con caratteristiche interessanti, mi intriga parecchio come idea, che magari andremo ad approfondire nelle prossime ore. Per cui, sintetizzando, buongiorno sarebbe un po' il tipico colpo dell'Inter di Marotta, dell'Inter di Marotta più in fase espansiva, anzi verrebbe da dire, cioè quella che può spendere. Hermoso credo sarebbe invece il colpo d'opportunità che ti aspetti, essendo un parametro zero d'esperienza. Boskagli sarebbe un progetto molto interessante su cui poter lavorare. Non dico un colpo alla Bissek, come il contenuto che abbiamo fatto la scorsa settimana sui nostri canali, perché Bissek era meno conosciuto e ancora più da formare, con meno esperienza, ma un tipo di colpo che l'Inter in questo momento soprattutto dovrebbe provare un po' di più per creare anche valore all'interno della propria squadra. Quindi credo che nei piani ci sia nell'Inter anche la ricerca dell'andare a trovare un nuovo centrale del prossimo futuro, quindi o da prendere sul mercato o da costruire dentro questa squadra, considerando che anche De Vrij, come dicevo prima, oltre ad Acerbi, scade nel 2025. E quindi ci può essere un po' quel tipo di lavoro che è stato fatto nel dopo Brozovic, provando varie soluzioni fino ad arrivare ad Hakan Çalhanoğlu. In questo senso, allora, soprattutto se dovesse partire Acerbi, per me avrebbe molto senso abbassare Darmian definitivamente in tandem con Pavard a disposizione in difesa, sfruttando poi Bissek magari come jolly sia a destra o al centro, dove da settimane io dico che per me un'evoluzione ce la vedo di Bissek lì al centro della difesa, e pare che anche lo staff tecnico dell'Inter ce la veda, anche se c'è qualcuno che vocifera che pure su Bastoni piano piano potrebbe essere usato lì al centro, soprattutto se vai a prendere un Hermoso sulla sinistra o appunto un profilo come Boskagli a dargli copertura lì a sinistra magari. Al momento però personalmente togliere Bastoni da lì a sinistra, dove sta facendo così bene, mi sembra un po' un peccato. Sono scenari però in evoluzione, da tener d'occhio anche su come Inzaghi lavora e ricostruisce tanti giocatori. Vi porterò un approfondimento per farvi vedere anche come Inzaghi ha convertito un giocatore forse un po' inaspettatamente e su cui non tutti ancora si sono resi conto, almeno secondo me, quindi occhio a quello che ha in mente Inzaghi anche in quest'ottica. Questi sono comunque gli scenari e i ragionamenti in corso sulla difesa dell'Inter. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, cosa serve secondo voi a questa difesa, e vi chiedo anche, secondo voi va fatto un investimento sul reparto difensivo o meglio dirottarlo eventualmente in attacco se potete fare un solo colpo? Fatemelo sapere nei commenti, vi aspetto qui sotto, vi leggo poi alle 19:30 in diretta come ogni giorno e vi aspetto nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club per continuare ad analizzare tutti questi temi e non solo, con la nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Trovate poi un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.